video è in collaborazione con Airap. Oggi disegnerete con la sabbia. Così, di punto in bianco. Lo vedo nei vostri occhi. Queste giornate uggiose a Milano vi hanno fatto venire voglia di mare. Sì, in effetti è vero. E come dice il proverbio, se Rick e Fra non vanno al mare, il mare va da Rick e Fra. Infatti, oggi potete vedere lì chili di sabbia e delle tavolette luminose. Ma manca il mare. E manca la parte più importante, c'è solo la sabbia in mezzo alle dita. Il mare lo create voi. Con l'immaginazione. Non è un luogo fisico, è spirituale. È uno stato mentale il mare. Come al solito, la sfida, 5 manche, sarà tutto quanto a tema marino. Ci vuole atmosfera e ovviamente via le sedie e alzatevi in piedi. Oh no, quindi dobbiamo stare in piedi tutto il tempo? Tutto costantemente. Ma wow, è proprio il mare. sembra uno di quei mari dove ci sono le meduse fluo. Ma tu in che mari sei mai state? Direi di partire con la prima manche. Voi dovete prendere la sabbia dei secchielli, metterla sulla Faccio una tavoletta prova? luminosa. Certo. Oddio, no, è una sensazione orribile Vero? questa. Stavo notando anch'io. Sento proprio questo suono, aspetta, lo voglio far sentire anche alle persone. Allora, la prima manche direi di disegnare la cosa più scontata quando si pensa alla spiaggia, quando si pensa a essere bambini. La gnocca. Bambini? Come ho fatto a non pensarci? Voi siete in spiaggia da bambini, che cosa fate con la sabbia? Il castello. La mangiamo? Dovete disegnare un castello. Va bene. Tra l'altro quella è la sabbia della Sicilia e quella là è la sabbia della Sardegna. Sì, certo, non dirlo neanche per E scherzo. questo video ci costa 700 euro di multa. Iniziamo. Vai, 3, 2, 1, via. Due tecniche estremamente diverse. Mi piace perché comunque il concetto di sfumature, tutte queste cose qua è simile a come si fa nel disegno, no? Che stai a dire? Ma che stai a fatto? Ma come lo stai a fare? In che modo è simile? In qualche modo. Quanto manca? 5 minuti e 40. Ma è pochissimo. Oh cielo. Solo 30 secondi restanti. E stop. Ok. Finito? Quali sono le tue considerazioni a riguardo? Non lo so. 3, 2, 1. Oh. Cacchio, carino. Il tuo è proprio un castello Disney. Il mio sembra il castello di Palombara Sabina. Ma che vuol dire? Questo è bellissimo. Ti piace? È uno pterodattilo. No, è un drago. Ah. E il tuo mi piace perché appunto ha molti più dettagli sul castello, che era la parte importante, no? Tu hai usato alcuni tratti molto sfumati e molto definiti, mentre nel mio caso è tutto un po' fumoso. Bene, allora punta a me. No. per tua Spero di ammissione. no. Allora, alla luce di quanto sto vedendo, do il seguente punteggio. Francesca più. Rick più in meno. Devo dire, quello di Francesca mi ha immerso, immedesimato di più nell'ambiente fantasy. Quello di Ricky invece mi sembra più un rudere in mezzo al nulla. Si tratta solo di immersione, però entrambi sono fatte bene. È la prima volta che fate una cosa del genere? No, io sono 3 anni che lo studio. No, vai, mona. Io direi di procedere con la seconda manche, quindi Rick, non abbatterti. Va bene, non mi abbatto, ma combatterò. I pesci si abbattono. Cosa c'entra che invece sia? No, perché anche l'immersione, no? Non lo so che cosa sta dicendo, Francesca sta delirando. La parte più è dover cancellare questa cosa. 10 minuti per fare il disegno, 20 per pulire la lavagnetta. Seconda manche, quando pensate al mare e quando pensate anche un po' al fantasy, si pensa immediatamente alle sirene. Immediatamente. Immediatamente proprio. Fantasy, mare, sirene. Quindi questa volta non sarà un oggetto, sarà un soggetto e sarà una sirena nello specifico dentro una conchiglia su uno scoglio. Stai dando del soggetto alla donna? L'ha Donna fatto. soggetto. L'ha fatto. Tra l'altro, prima accidentalmente ho visto che Francesca ha spento la lavagnetta. A tal proposito io lancerei il primo imprevisto. Chi ha spento la luce? Dovete spegnere la luce della vostra tavoletta, fare tutto quanto a luce spenta e alla fine ci sarà un reveal di quale sarà il risultato finale. Neanche il tempo di abituarsi alla sabbia. Esatto. 10 minuti di tempo, 3, 2, 1, via. Non si vede niente, non si vede nulla. Ma come si fa? Laddove prima Riccardo poteva essere magari un po' in svantaggio perché è abituato a disegnare soggetti, in questa manche potrebbe rientrare nella sua comfort zone perché il soggetto è femminile oltretutto. Quindi... Certo. E infatti dove potevo avere un vantaggio non si può vedere. Per questo Riccardo ha deciso di demolire. Le vostre orecchie.
Poi devo abituarmi a questa cosa che forse chi lavora con la sabbia non è necessariamente destrimano, cioè che disegna solo con la destra. Tu ogni volta stai dicendo chi lavora con la sabbia, chi lavora con la sabbia. Ma chi lavora con la sabbia? Ci siamo soltanto noi a fare sta sfida. No, non ho fatto hai barato. apposta, non ho fatto apposta. Non l'hai C'è fatto scivolato apposta, il ma l'hai dito. fatto. Sì, ma non ho guardato. Certo. E stoppete. Lato mio fa veramente schifo. 3, 2, 1. Ah, tu hai fatto la silhouette. Cioè, Abbiamo tu hai usato fatto- proprio due approcci sì, diversi. Tu hai fatto che la sirena è la parte chiara, mentre la mia è la parte scura. Accendiamo? Sì, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Wow. È incinta la tua. La tua si vede che è più tridimensionale. Però ora che si accende vedo delle cose che prima non vedevo. Tipo queste linee prima non c'erano. C'è anche un accenno di viso. Sì, ho cercato di farle gli occhi, ci ho perso un sacco di tempo per farlo. Però vedi, tu hai questa cosa che mi fa arrabbiare. Fai queste cose bellissime con le sfumature che ci stanno un sacco. Giusto perché ti devi inventare un complimento, Ma no, insomma. vabbè, allora senti, fa Vediamo cosa ne pensa Kama. Allora, iniziamo da Rick questa volta. Più. Mi è piaciuto di più il castello. Francesca. Più. Tuttavia, quel piccolo errore nell'aver ma illuminato. veramente? Ma non ho fatto apposta. Mediamente però entrambi avete reso meno secondo me rispetto al castello. Quella di Rick mi piace perché ha ricreato il mare, le onde, ha utilizzato anche una tecnica con la paletta. Manca la conchiglia. Perché sirena è uguale conchiglia. No, avevo detto di disegnarla. Mai Io sono sentito. da- Quella di Francesca ha la conchiglia, manca lo scoglio, manca il mare, potrebbe essere sospesa nel nulla. Mi piace la silhouette della sirena, ma ha la faccia di Medusa perché c'ha i capelli, sembrano delle serpi. C'hai dread. Allora, non ti piacciono le sirenette coi dread? No, mi piacerebbero, ma credo sia realistico perché i dread si formano perché magari o li fai manualmente o perché sono sporchi perché non li E lavi. secondo te una persona che vive nel mare ha i capelli Non ha una puliti? riccia spiccia? Sono perennemente lavati i capelli sott'acqua. Forse tu non te lo ricordi, ma i capelli lavati con l'acqua di mare non sono proprio questa sciccheria. Sta di fatto che, anche se per poco, Riccardo ha avuto questo vantaggio e questa seconda manche va a lui. Direi di passare alla terza. Prima però, momento sponsor. Sono passati ormai 6 mesi da quel fantastico giorno in cui io e la mia borraccia A-Rap abbiamo suggellato il nostro matrimonio. Ora è proprio il momento di godersi il caldo estivo in spiaggia, ma ti ho mai raccontato di come ci siamo conosciuti? Quando sono sotto consegna sono molto stressata. Disegnare in queste condizioni non è affatto facile e io sono una persona notoriamente distratta. Cosa succede, Fra? Ho di nuovo bevuto dalla boccetta del colore invece che dalla tazza. Ma come hai fatto? Sono stupida. Ma scusa, ma usa questo? Te la presento, si chiama A-Rap. La uso sempre a lavoro per fare 4 ore di pausa bagno senza che il mio datore di lavoro mi dica niente. Ah, tra l'altro il mio datore di lavoro sei tu. Oltretutto, se inserisci un pod qui nel beccuccio, puoi sentire decine e decine di gusti, grazie all'olfatto retronasale. Io ti amo. Da quel giorno non ci siamo più separati. Adesso però torniamo alla sfida. Questa terza manche rimaniamo in tema sempre fantasy se vogliamo e questa volta dovete disegnare un mostro marino. Ah no. Ora c'è un secondo imprevisto che però voi avete già spoilerato. Paletta e secchiello. Durante questa manche dovrete utilizzare solamente gli strumenti che avete accanto a voi. Voi li avete già utilizzati in realtà, ma adesso non dovete minimamente toccare la sabbia con le mani. Io volevo fare una prova, volevo vedere se per caso. cos'è? Wow. Oh mio Dio! Mostro marino. Niente conchiglie, no? No, niente mani però. Il mostro marino può averle. Sì, può averle. Siete pronti? Sì. 3, 2, 1, let's go. È impossibile senza mani, graffio tutto. Possiamo avere un pennello a testa? Io ce li ho nel mio studio, da dare. Ce li hai? Altrimenti è un po' impossibile. Guardate come si sono rigirati imprevisto a loro favore. Siete più comodi rispetto a prima. Sì, probabilmente è vero. E stop. 3, 3, 2, 1. 2, 1.
Bello! Bellissimo! Sembri troppo sorpresa. Tanto, sì, perché è proprio una veduta dall'alto di questo mostro. No, vabbè, stupendo. A me piacciono un sacco i tentacoli come ti sono venuti. E anche comunque questa prospettiva così che è mezza sott'acqua, Però mezza... mi è venuta in mente dopo, infatti l'avrei dovuto fare che andava verso là. No, il tuo è veramente pazzesco. Mi dispiacerà vederlo distrutto. Mamma mia quanto so forte, No, oh. so. Ma sai qual è poi la cosa anche che ho notato? Come l'imprevisto non mi abbia minimamente scalfito. Aver avuto questo pennello come Che non era imprevisto- previsto negli strumenti. Ma noi sappiamo corrompere la giuria in modo efficace. Maledetti, schifosi. Non abbiamo usato le mani però. E sai che ti dico? Che non lo userò neanche nella prossima. Lo immaginavo. Vai, passiamo alla votazione. Il tuo sembra più la visione sott'acqua di un mostro marino esistente. Il suo sembra un fossile di un mostro marino. Però se tu lo guardi in realtà è una male. veduta dall'alto, perché questa è la barca. Scusate. Dai, Francesca! Scusate, il lattosio. Io non ci torno lì a votare. Allora, sono entrambi molto belli, sicuramente i più belli dei tre che avete fatto finora. Francesca più 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 più. Rick più 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 più. Quello di Rick effettivamente è a mio avviso un po' più bellino, ma quello di Francesca mi piace molto quelle parti di sabbia molto più fitta che creano un contrasto, come diceva Rick, un po' più forte. Quello di Rick effettivamente ha una visione molto più dall'alto e quindi fa capire l'imponenza di questo mostro marino, di quanto grande può essere. Sebbene magari sia un po' meno contrastato, in questo caso mi sento di dire che ha vinto Rick perché ha fatto un mostro più grande. Le dimensioni contano, questo è il messaggio. Sinceramente, se io mi trovassi su una delle due barche, preferirei di gran lunga trovarmi su quello di Francesca rispetto a quella di Rick. Ma anche perché questo qua sembra soltanto che è molto più vicino a noi, quindi in realtà è piccolo così, mentre quello è un vascello enorme. Invece se fosse sulla barca di Rick e vedessi un'ombra di quell'entità, direi porcaccia, la miseriaccia. No, 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 no. Sto per farlo, Francesca, con le mie mani luride. No! No, era bellissimo. Avete dato prova delle vostre incredibili abilità, ormai state masterando tutto. La quarta manche sarà un'attività sportiva che si fa ovviamente al mare, sulla spiaggia, ovvero Volleyball. Bocce. beach volley. Però dovete disegnare una partita come se la tua tavoletta fosse una metà del campo e quella di Francesca fosse l'altra metà del campo. Il separé in mezzo sarà la rete e quando toglierete vediamo chi farà punto. Chi ha la palla? Se ci sono due palle c'è qualcosa che non va. Allora fate buttiamole giù. Buttiamole giù. Buttiamole giù. Buttiamole giù. Ho io la palla. 3, 2, 1, via. Vediamo i nostri concorrenti che si preparano a setacciare il campo prima della partita della finalissima di Wimbledon. Il campo del concorrente Cattatis lo sta spargendo in modo disomogeneo. La Presentini, vediamo che... Oh, mi invade il campo? Mi invade il campo, Attenzione. invasione, fallo. La partita non è ancora iniziata. No, non mi sta venendo bene. Meno male. Te come va, Francesca? Come se improvvisamente tutte le mie conoscenze in ambito anatomico fossero sparite. Tutto questo non vi ho detto che mancano 5 secondi. Davvero? Ma come? Sì. E stop. Ma questo è il disegno più brutto che io abbia mai fatto. 3, 2, 1. Wow! Cosa wow? Ma è bellissimo questo! Ma dove? Ma come? Ma io sono seria, è bello! Scusa, ma il mio cos'è? Appunto! Tu stai provando a parare il mio colpo. Sì, ma è partito un po' in anticipo. Però vedi, il tuo ha molta più profondità perché è visto un po' più dall'alto. Anzi, è proprio questo l'errore, che la linea dell'orizzonte è qui, poi la rete fa così, cioè è proprio una prospettiva a caso. Non è detta l'ultima parola perché tanto il voti le deve dare Kama. Vieni pure tra di noi, vieni. Questi sono gli spalti? Sì. Aspetta, ci sono anch'io. Ok, ho le basi per trarre le mie conclusioni. Rick. Sì. Francesca. Allora, visto dallo schermo non sembra, avrei dato più punti a Francesca, però venendo lì ho colto tutti
quei dettaglini che Riccardo mette. Quei dettaglini. Le nuvole, i sassi. Babbo Babbo Natale. No, a parte gli scherzi. Le nuvole, che dallo schermo si notano un pochino meno, e mi piace. Ha creato anche gli spalti con le persone e con quello che sembra Donnie Darko, ma forse uno con le braccia messe così, se non ho ben capito. Il punto forte di Rick, secondo me, è il colpo del sole che il suo giocatore sta effettuando. Ha ricreato questo taglio di luce sul corpo, no? L'altro invece è completamente illuminato, incendiato, perché è tutto bianco. Si vede che si è concentrato un pochino meno sul secondo giocatore. Di Francesca mi piace poche cose. Allora, lo slancio del tipo in centro e i capelli. Mi piace l'ombra che fa la rete. Il campo invece sembra tutto molto fumoso, non si sa dove inizia, non si sa dove finisce. Poi non mi hai dato retta quando ti ho detto della visuale laterale, hai fatto di testa tua. Però i punti che ti ho dato, te li ho dati perché ci hai messo un carico. Grazie, infatti speravo in questo dettaglio. Però, se posso dire, questa prospettiva così sbagliata sembra, non so, una cosa un po' delle caverne, presente? Sì, pitture rupestri. Pittura rupestre, sì. Posso fare un dettaglino? Perfetto. Ma anche qui, vedi, questo è un cervo in realtà. Certo. Comunque grazie Rick di avermi suggerito questa tecnica perché è sicuramente molto utile e la sfrutterò. Bello, ma fa dei dettagli pazzeschi. Certo, fa dei dettagli pazzeschi. Ma tu vendi così i tuoi segreti Certo, professionali? perché io sono gentile, Francescina. Mi tocca. Va bene, cancelliamo i nostri lavori. Mamma mia, che inutile spreco di tempo. Ok, siete pronti al mancione finale? Il mancione che deciderà le sorti, l'esito di questa sfida? O comunque fare la sfida in piedi è tutta un'altra cosa. Vero, ti dà più grinta? A me fa venire anche un po' più sonno. Come un po' come è Mi possibile? stanco più velocemente. Io ho anche un po' di mal di schiena. Infatti. Sarà perché non posso stare dritto, perché sennò esco fuori l'inquadratura. Così impari a essere alto. Quindi il tema? Visto che voi avete lamentato all'inizio che ok c'è la sabbia però dov'è il mare? Stavolta lo disegnate, quindi mi disegnate un paesaggio marino, il più bello e fantastico che voi possiate immaginare. Come può essere un paesaggio marino bello? È il mare. Wow, capisco che siete amanti della montagna, ma non pensavo a tal punto. 10 minuti di tempo come al solito, 3, 2, 1, via. 'Pausa il timer? No. Sì, non pensavate mica che nell'ultima manche non ci fosse anche un ultimo imprevisto. Cambio di programma. No, dai. Fissare il mare e questo bellissimo paesaggio vi ha fatto venire una incredibile voglia di tuffarvi. Ciò che vedrete da adesso in avanti sarà un bellissimo paesaggio subacqueo. Che significa? Non si può trasformare questo in un paesaggio subacqueo. Voi ce la farete. Posso oppormi e perdere questa manche? Perché a me piace come stava venendo. 5 secondi e stop. Te cosa dici, Francesca? Ero partita con un'idea che però non stavo riuscendo a realizzare, quindi almeno adesso è un pochino più forse riconoscibile cos'è. Io invece te lo faccio vedere, va bene? 3, 2, 1. È bello. Guarda come hai iniziato a padroneggiare le luci e le ombre proprio. A padroneggiare, a soggiogarle al mio volere. Il tuo è Confuso. È confuso, sì. Ma è quello che accade quando a un certo punto devi entrare dentro l'acqua se stai fuori. Almeno tu Che sei riuscito a fatica. fare degli animaletti, perché io ho provato a farne uno. Beh dai, però si vede che è un granchio. Anche perché un ragno sulla spiaggia sarebbe un po' strano, no? Ma devo dire che usa molte risorse mentali questa cosa, perché ti scontri con l'avere un'idea in mente e non riuscire a realizzarla, che è una delle sensazioni più frustranti che ci siano. Anche se in qualche manche uno inizia a padroneggiare un po' la tecnica, padroneggiare non è sufficiente così poco tempo per sentire di avercela sotto controllo. Quindi mi state dicendo che volete fare una sesta manche da mezz'ora? No. Voti finali e decisivi anche. Ricordiamo che Riccardo ha deliberatamente deciso di non fare l'imprevisto a favore di un disegno che effettivamente risulta essere veramente ben fatto. Francesca, invece, viceversa, ha deciso di sfruttare l'imprevisto a favore di un disegno veramente fatto male. Addirittura. E inizialmente, non adesso, Ok. quello prima. Quindi andiamo ai punteggi. Partiamo da Francesca. Più. Rick.
sono quasi uguali, nonostante Rick non abbia fatto l'imprevisto. Quindi vuol dire che il disegno di Rick è veramente ben fatto. La spuma che rilascia il mare è molto realistica, mi è piaciuta la profondità che hai dato questa volta al mare facendolo più scuro, ma ho molto apprezzato soprattutto i dettaglini del mare con tutti i puntini che hai fatto sempre più in lontananza. Francesca obiettivamente ha fatto un bel disegno che non è al pari del tuo, però i punti che ha ricevuto è perché effettivamente ha sfruttato l'imprevisto. Avresti dovuto fare anche tu un disegno pessimo all'inizio. Sì, effettivamente ci ho pensato, ma ho deciso per un'altra strategia. Mi piace molto di Francesca, a parte la vastità di Me ne frega, sì, e poi... no, della fauna subacquea, ma soprattutto il sole che ha tutti quei dettaglini, no? Tutti i raggetti. Sarà bastato? Lo scopriamo con il risultato finale. Aspetta Francesca, questo è un momento molto importante. Qualunque risultato ci sarà, è stato un piacere navigare in acque con te. Cosa vuole quest'uomo? Perché sta facendo questo? Cioè, sicuramente un secondo fine dietro questa cosa. Ti sei sputato sulla mano prima di darmelo. Vai, vediamo allora chi ha vinto. Ma prima dei punteggi definitivi non dimenticate che le borracce Rap sono in quantità limitata. Clicca sul link in descrizione e utilizza il codice FRASUMMER per avere il 10% di sconto su ogni acquisto. Siete pronti? Oh! Ha vinto Riccardo di 14 punti, 305 a 319. 14 come i giorni della settimana per 2. Quello che non ho detto è che il vincitore dovrà fare come lo struzzo, mettere la testa dentro la sabbia. No, non credo proprio. Stai lontano, no.